Ciao e bentornata o bentornato sul nostro canale. Sono Francesca di Classe Italiana. Oggi vedremo insieme altri verbi pronominali, ma prima di iniziare la nostra piccola lezione voglio ricordarti che se sei iscritta o iscritto alla nostra newsletter ricevi un regalo speciale per te. È un regalo che abbiamo pensato proprio per te, per aiutarti nello studio della lingua italiana. Ogni 15 giorni ricevi un documento PDF con la spiegazione dell'argomento del nostro video. Ma se non sei ancora iscritto o iscritta alla nostra newsletter, io ti consiglio di farlo. Vai sul nostro sito e nella home page in basso trovi il modulo per iscriverti. E poi voglio ringraziare di tutto cuore tutti coloro che ci scrivono e che ci dicono che apprezzano molto questi regali che noi facciamo ogni 15 giorni. Ecco, grazie del vostro affetto e del vostro sostegno. Ma adesso cominciamo. Io ho già pubblicato 3 video sui verbi pronominali e se non li hai ancora visti io ti consiglio di vederli. In realtà non si finirebbe mai di parlare dei verbi pronominali perché sono tanti e sono molto usati, soprattutto nella lingua colloquiale, nelle espressioni idiomatiche. Come già sappiamo, i verbi pronominali sono verbi accompagnati da uno o due pronomi. Qualche volta rafforzano il significato del verbo, ma spesso questi pronomi danno al verbo un significato completamente diverso rispetto a quello originale. Quindi per questo è importante impararli per saperli usare nel giusto contesto. Oggi vediamo insieme 4 verbi pronominali che potremmo usare nello stesso contesto. Immaginiamo di essere in una situazione in cui c'è qualcuno che sta facendo o sta dicendo qualcosa che mi disturba. Magari è una discussione o addirittura un litigio. Allora io mi voglio rivolgere in modo forte, diretto verso questa persona e potrei dire: finiscila, smettila, piantala, falla finita. Cosa significano questi verbi? Io dico a questa persona di smettere di fare ciò che sta facendo, di smettere di dire ciò che sta dicendo. È come dire basta, non continuare. Ma qual è l'infinito di questi verbi che ho usato? È il verbo finirla, smetterla, piantarla e farla finita. Sono 4 verbi pronominali in cui compare la particella pronominale la. E questa particella pronominale la troveremo sempre in tutti i modi e tempi in cui vogliamo coniugare i verbi. Ma torniamo ai nostri esempi. Tu hai sicuramente capito che io mi rivolgo a questa persona in modo forte, diretto, magari sono anche un po' arrabbiata. Per esprimere questo, io ho usato questi 4 verbi all'imperativo, nella persona tu, imperativo diretto. Bene, e allora facciamo 2 considerazioni su questo uso. La prima considerazione è che vanno usati in un contesto informale o comunque in un contesto in cui io mi posso permettere di usare questo tono forte e diretto. La seconda considerazione è che la particella pronominale la segue il verbo. Cioè, cosa significa? Generalmente noi vediamo i pronomi o le particelle pronominali posizionati prima del verbo, ma qui stiamo parlando dell'imperativo nella persona tu. E allora la posizione del pronome è alla fine del verbo e crea un'unica parola, forma un'unica parola con il verbo. Quindi, per esempio, finiscila. Finisci è l'imperativo del verbo finire nella persona tu.
e poi c'è la che si unisce alla fine creando un'unica parola. Ma attenzione, cosa succede nel quarto esempio? Lì abbiamo il verbo fare e allora quando l'imperativo diretto nella persona tu del verbo fare, tu fa, incontra un pronome, allora c'è il raddoppio della consonante di questo pronome e quindi ecco perché c'è fa più la diventa falla. Ma questo magari lo vedremo meglio anche in un altro video in cui approfondiremo questo aspetto. Se invece vogliamo usare gli stessi verbi in un contesto però formale, certo sempre in un modo un po' forte però, allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare attenzione perché la posizione della particella pronominale la cambia. Dobbiamo metterla prima del verbo perché appunto è la regola dell'uso dell'imperativo indiretto e quindi sarebbe la finisca, la smetta, la pianti, la faccia finita. Bene, adesso vediamo un'ultima considerazione su questi verbi. Il verbo piantarla forse vi ha fatto venire in mente anche un altro significato. Il verbo piantare significa mettere nella terra una pianta, un seme, un fiore. E quindi potrebbe succedere che io mi trovi in un contesto in cui dico ad una persona di piantare la pianta e potrei dire piantala nel giardino per esempio, ma ovviamente quel piantala ha tutto un altro significato rispetto all'esempio che stiamo vedendo oggi insieme. Anche nel verbo farla finita, ecco, anche qui possiamo dire che c'è un altro significato di questo verbo, perché significa anche togliersi la vita, uccidersi, ma ovviamente è un altro significato rispetto a quello che abbiamo visto oggi insieme. Bene, spero che il mio video ti sia utile e scrivimi nei commenti se già conosci questi verbi e magari li usi già. E poi ricordati che nella descrizione al video trovi un link per fare un'attività sul nostro sito per praticare proprio questi verbi che abbiamo visto insieme oggi. E poi se ci vuoi conoscere di più e vuoi studiare con noi, prenota una lezione gratuita. Bene, allora io ti ringrazio di aver visto il video fino alla fine e ti aspetto al prossimo. Ciao!